Caro? Vedi poi? Che dici? Posso? Vai. Belle donne. All'uscita, noci. Ok, vai. Ok. Vado? Vado? Sì. Ok. Salve a tutti, mi chiamo Gennaro Luciano, sono il titolare dell'Antichissima Pizzeria Port Alba a Napoli, fondata nel 1738. Ormai sono 50 anni che faccio questo lavoro, 50 anni che mi trovo in questa attività e a 13 anni mio padre mi chiamò, disse: caro Gennaro, tu non puoi andare sempre a scuola. Disse: ma come papà, io vado bene a scuola. Dice: no, devi venire qua perché il lavoro è molto sacrificato. Oggi diciamo il lavoro della pizzeria è un po' cambiato, ma a quei tempi, 50 anni fa, mio padre apriva alle 8 di mattina e chiudeva alle 5 di mattina, bensì quel poveretto dormiva dalle 3 alle 4 ore. Così io lasciai gli studi, mi avvicinai a lui mi insegnò l'arte della pizza napoletana, non come oggi che si fa con l'impastatrice, ma bensì con un impasto fatto a mano. C'era una grande madia, madia vuol dire una grande contenitore dove si impastava l'impasto, perché all'epoca l'impastatrice non era ancora arrivata in questo locale. Oggi abbiamo l'impastatrice, ma all'epoca no. E così mio padre mi insegnò a buttare i primi pugni. Io disse: papà, ma quando si finisce di fare questo impasto? Dice: quando vedrai l'impasto che si stacca tra le braccia, vuol dire che tu hai finito. E così mi insegnò l'arte dell'impasto. Poi mi portò al banco e mi diede le prime lezioni da stesura napoletana. Sappiamo bene che la stesura napoletana, in confronto agli altri paesi, è la famosa stesura a schiaffo. Alla fine l'UNESCO ci ha premiati, diciamo premiati, ma vuol dire che ha dato valore a questo gesto della pizzeria napoletana, dando questa premiazione al pizzeria napoletana. Poi vediamo ancora l'evoluzione sempre della pizza, no? Noi siamo molto famosi con la pizza a portafoglio.
Cioè, non perché siamo famosi, perché la pizza a portafoglio è nata in questo locale. Allora, margherita e panettone, no? Vai. Yes, sir. Cosa? No. Again. Come fai? Sette fuori. Ok. No, dai, ci vediamo pure questa, dai. No. Come è nata la pizza a portafoglio? Mentre vediamo nel Settecento la pizza si vende tra le strade con il coltello si taglia una pizza a fette, mentre vediamo che poi nel periodo spagnolo i soldati spagnoli che venivano giù al locale già nell'Ottocento prendevano questa pizza piegata in quattro, ma la prendevano e la piegavano in quattro perché dovevano continuare a fare il giro di sorveglianza delle mura. Allora la piegavano in quattro e andavano via. E questo metodo spagnolo è rimasto fino ad oggi come la pizza a portafoglio. Cioè cosa vuol dire a portafoglio? Vuol dire piegati in quattro. Allora, questa è la melagnana. Prego, ciao. Allora, e due a voi di queste. 4, 5, 6, 7, 8 euro tutto quanto. L'acqua naturale o frizzante? Frizzante. Posso darmi? Vai, grazie.
Ortolano. Ortolano. Yes, yes. No? Vado? Vai. Ok. Allora ragazzi, allora. Come faceva a Ferdinando, non ti preoccupare. Ferdinando, un attimo qua, vieni per piacere. Ok. Allora, basilico, olio e cheese, formaggio. Ecco qua. A posto. Stamattina no. Anche Capanosso non è buono. La metti dietro, grazie. Grazie. Tu ma oggi piangi tu. Adesso no. Oggi. Allora. Vai, fra, dai. Siamo buoni stamattina. Stamattina sei buono. Stamattina. Anzi, mi sì, ma ti puoi a papà, scusa. Ma non lo fai spesso perché tu sei bruciato, capito? Però mi ripeto, però mi vorrei ce l'ho. Come la vuoi fare? Zeppolelle napoletane. Zeppole napoletane. Zeppole napoletane. Tagliare? Tagliare tutto. Eccoci. Vai.
Sappiamo bene che nel 1738 non esistevano le pizzerie a Napoli, ma esistevano i laboratori. Cosa erano i laboratori? Erano dei forni con dei banchi dove tutti i venditori ambulanti della città di Napoli venivano in questo posto, prendevano queste tavole di legno o stufe di rame, caricavano queste pizze e le vendevano tra le mura di Napoli. Pensiamo che nel Settecento il pomodoro a Napoli non era ancora arrivato. Sappiamo bene che il pomodoro arriverà a metà dell'Ottocento, 1820-1830 arriverà il pomodoro qui a Napoli. Nel Settecento le pizze erano in bianco, in particolare era la Mastro Nicola. Ma Mastro Nicola non perché Nicola è il nome, perché il basilico in napoletano si dice Vas Nicola. Allora molto basilico, formaggio, pepe, non olio perché l'olio era per i nobili, qui c'era la monarchia e diciamo, l'olio era per i nobili, per i duca, per i marchesi. E si metteva la sugna. Cos'è la sugna? La sugna sarebbe la pancia di maiale che viene cotta e diventa questo strutto e si mette sulla pizza. Allora, il disco bianco, sugna, formaggio pecorino, pepe, molto molto basilico. Oppure in alternativa, a chi non voleva qualcosa in più, c'era la famosa pizza marinara, ma non la marinara che sappiamo oggi col pomodoro, origano e aglio. La marinara all'epoca, nel Settecento, era diversa, era fatta così. Portava il disco bianco, portava le olive, le alici acciughe sopra, formaggio, origano e aglio. Questo era il cibo dei pescatori napoletani che prima di partire per il pescato passavano qui a Port Alba, prendevano queste pizze, le piegavano e le portavano a bordo delle loro barche e le mangiavano durante il lavoro. Poi vediamo che man mano l'evoluzione della vita va avanti, arriviamo 100 anni dopo. 1830, data storica del locale, diventa la prima pizzeria a Napoli, dove in effetti nasce il piano superiore dove siamo seduti ora, piano sotto, piano superiore, e vediamo che in effetti incomincia il centro culturale della città. Che cosa vuol dire? Vediamo tutti i nobili, i famosi scrittori come D'Annunzio, Benedetto Croce, Salvatore Di Giacomo, Davino, Scarfoglio, vengono tutti quanti mangiati in questo locale, anche perché a pochi passi abbiamo anche il Conservatory di musica di Napoli, dove tutti i più grandi musicisti dell'epoca venivano in questo locale. Se noi torniamo ancora indietro, vediamo che all'epoca i menù di tavola che erano legati al muro, non erano dei menù cartacei, vediamo che in effetti al muro c'erano 7-8 pizze. Oggi con i menù di oggi che abbiamo noi a Port Alba ne abbiamo 85. Vediamo un pochettino come se le cose devono cambiare. Ci riteniamo sempre le 40 classiche napoletane che sono state negli ultimi anni, con le altre 42-45 pizze che ho inventato io. La cosa importante della pizza napoletana che io raccomando a tutti è il forno a legna. Perché il forno a legna? Perché il forno a legna, la pizza è nata con il forno a legna, la pizza napoletana è fatta con il forno a legna. Non vuol dire che un'altra pizza fatta con il forno elettrico o con un forno a gas non sia pizza, ma non è pizza napoletana. La pizza napoletana è nata con il forno a legna e morirà con il forno a legna. Cosa è il cambiamento tra un forno a legna e un forno elettrico? Sempre pizza è, però la pizza a legna ha un suo aroma, una sua fragranza. È come dire il pane lo cuociamo a forno a legna, è come cuociamo il pane in un forno elettrico. Sono due cose distinte e separate. Questo potete constatare anche voi facendo un pane a casa in un forno elettrico e poi lo fate fare in un forno a legna. Vedete che c'è molta differenza. C'è una differenza proprio nella cottura, nella fragranza della pizza. È stato un piacere, vi saluto a tutti e a presto vederci. Buona serata. Questo è mio padre, Luciano Vincenzo, questo è mio zio che si chiama come me Luciano Gennaro. Questi erano tutti i pizzeri dell'epoca storici. Questo è un cuoco. Quando lo chiamano una pizza, certo. Grazie.